Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale con questa mia nuova creatura. Allora, parliamo di una blusa che ho voluto chiamare Chicca. È in cotone e seta, quindi è freschissima. Indossata è una carezza, ve lo dico subito. Facilissima da fare senza nessun calcolo, senza fare nessun conteggio e per qualsiasi misura. Quindi basterà che voi mi seguite nel tutorial e arriverete tutti a realizzare la blusa chicca, che potrà essere con o senza manica. Io ho fatto un pezzettino di manica, ma volendo potrebbe essere anche una manica lunga. Quindi sicuramente state vedendo anche la foto di quella a canotta, diciamo. Potrete realizzare anche un abitino semplicemente facendolo più lungo. Vi spiegherò proprio inizio tutorial, vi spiego tutto. Ovviamente le spiegazioni sono di tutta la blusa, quindi se voi mi seguite riuscirete a realizzarla anche voi. Vi faccio vedere anche la parte del retro. Eccola. Questo è il retro, spero che vi piaccia e adesso andiamo subito al tutorial. Allora, per prima cosa vi dico cosa ho usato io. Ho usato due di questi gomitoli, dovrebbero essere gomitoli da 350 metri, sono 100 grammi al gomitolo, io ne ho usato due, quindi sono 200 grammi circa di gomitoli. Cosa ho usato poi? L'uncinetto numero 3, ci servono dei marcapunti, ovviamente ago e forbici, vabbè, quello è un classico. E la vostra attenzione, mi occorre la vostra attenzione. Per questo filato vi lascio il link proprio sotto in descrizione e nel primo commento che voi vedete, così se vi piace questo tipo di filato che è cotone e seta riuscite a ritrovarlo, altrimenti va bene un qualsiasi filato. Oltretutto penso che con questa lavorazione vada bene anche per il prossimo autunno, quindi iniziare già a lavorarlo con un filato in lana, misto lana, in cashmere, ecco, un filato così, farlo ovviamente con la manica lunga e secondo me questo è il progetto adatto, un po' meno allegra perché ovviamente più traforata, anche se potrebbe essere anche allegra, diciamo un accessorio in più da mettere sotto un lupetto, per esempio, no? Quindi allegra fatta in lana e poi un lupetto sotto e inserire la blusa allegra. Questa però secondo me è molto molto più adatta. Quindi vi ho detto cosa ho usato io, voi scegliete cosa volete utilizzare e andiamo al tutorial. Allora, come promesso non faremo nessun tipo di calcolo, ok? Quindi partiamo insieme. In che modo? Noi dobbiamo partire dalla spalla, in questo caso, e arriviamo alla lunghezza che desideriamo. Può essere corto, può essere più lungo, in base alla lunghezza che voi volete. Quindi semplicemente andiamo a fare una serie di catenelle dalla spalla fino alla lunghezza che voi desiderate, quindi se una bambina la farete più corta, se per voi più lunga, un abitino, come volete voi, però partiamo dalla spalla fino ad arrivare alla lunghezza che desideriamo. Detto questo, solo per farvi capire, e andremo avanti fino ad arrivare alla spalla opposta, ok? Quindi da questa lunghezza andremo alla nostra larghezza, quindi la direzione che noi prendiamo è questa, come abbiamo fatto per Allegra. Quindi andiamo da questa parte in questa, da questa parte, diciamo dalla spalla sinistra alla spalla destra, guardandola dietro, oppure viceversa, non è un problema quello. Ok, andiamo a fare la nostra serie di catenelle. Una cosa, non vi ho detto una cosa, cioè il fatto che quando si acquistano questi filati, li vendono al lotto, quindi riceverete un lotto da 400 grammi acquistando questo.
quindi 4 gomitoli da 100 grammi. Se avete una taglia fino alla 44, la mia, questa è una taglia 44, con metà lotto, quindi 2 gomitoli, la realizzate. E tenete conto che se anche hai una taglia 46, con un lotto basta, probabilmente basta anche per una 48, un lotto soltanto, quindi 4 di questi gomitoli. Oltre prendete 2 lotti, così almeno siete sicuri di avere il metraggio giusto per completare il vostro progetto. Ecco, avevo dimenticato di dirvi questo, ma l'avreste visto cliccando sul link, però ho voluto aggiungere la mia. Parto con un campioncino, proprio solo per farvi vedere qual è la serie di punti che andiamo a fare, e partirò con lo stesso filato, quindi quello che vi ho fatto vedere prima, ma in color lilla. Poi dopo, quando abbiamo i 2 pannelli, proseguiremo con il progetto proprio originale, ma per far prima faccio un campioncino. Allora, come notate, la differenza è notevole tra quello bianco e quello lilla. Quello lilla è un po' più spesso e leggermente meno, cioè decisamente, già questo non è molto ritorto, ma questo proprio non è ritorto per niente. Quindi ci sono diversità anche da un colore all'altro. Per esempio, io il bianco, il fucsia, l'albicocca è un altro colore che adesso non mi viene in mente, comunque le avevo tutti della stessa misura. Ho preso ultimamente il lilla, e il lilla è leggermente più spesso, quindi se questo l'ho lavorato con il numero 3, questo lo lavorerò con il numero 3,5 per farvi il campioncino. Partiamo quindi con una serie di catenelle. Non serve che siano contate, nel senso che io le conterò lo stesso, ok? Io ne ho fatte 130 di catenelle, ma più che altro non tanto per la sequenza quanto per il fatto di fare le stesse catenelle sia per il pannello davanti, perché avremo 2 pannelli, che per il pannello dietro. Quindi io ne ho fatte 130, voi ne fate quanto ne volete, non importa, ripeto, il conteggio serve solo per farne 2 dello stesso numero, e poi andremo avanti, quindi senza fare calcoli e senza fare multipli. Quindi andiamo a fare questa serie di catenelle. Io ne farò adesso alcune, proprio solo per avere almeno un gioco di riferimento, e poi ci ritroviamo. Fatte le nostre catenelle, ovviamente andremo a vedere, puntando la catenella iniziale sulla spalla e facendo scendere la fine della catenella, andiamo a vedere se abbiamo la lunghezza che desideriamo, ok? Tutto qui, quello che vi chiedo, tutto qui. Avete contato le catenelle, lo scrivete da qualche parte, su un block notice, dove volete, sul vostro smartphone, dove volete, per ricordarvi che con le stesse catenelle partirete dalla parte opposta. Quando abbiamo la serie di catenelle che ci necessita per la nostra lunghezza, come ripeto, dalla spalla fino al fianco o dove volete che sia lunga, facciamo questo. Quindi dall'ultima catenella, se volete fare la nappina, mi seguite. Se non volete fare la nappina, dovete semplicemente dall'ultima catenella tirar su altre 3 catenelle. Vedete? Filo sull'uncinetto e dal punto in cui ho il dito, quindi sarebbe la quarta catenella, 1, 2, 3 e 4, scivolate indietro di una, quindi nella quinta entrate e fate la maglia alta. Questo se non volete la nappina, ok? E da qui
proseguite come io vi mostrerò dopo aver fatto la nappina. Quindi se non la volete, iniziate in questo modo. Se invece volete la nappina, da dove siete, non importa adesso se ne ho fatte 3 in più, da dove siete tenete il dito sulla catenella finale, questa qui, e andiamo a fare 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta, quindi 1 2 3 e 4, questa, entriamo nella quarta e andiamo a fare una maglia alta. Rientriamo nella quarta e andiamo a fare la terza maglia alta. Rientriamo di nuovo e diventa la nostra quarta, rientriamo di nuovo e facciamo la quinta, rientriamo di nuovo e facciamo la sesta. Ora entriamo di nuovo, chiudiamo tutte e 3 le asoline insieme, quindi la settima è una mezza maglia alta, e poi nella prima catenella, questa qui, che abbiamo disponibile, entro e faccio una maglia bassissima. Ok, allora il disegno che si formerà quando le avremo tutti si chiuderà leggermente ed è proprio quello che io voglio, ma visto e considerato che le voglio proprio chiuse, dopo che ho fatto la maglia bassissima entro, vedete, nella prima delle 3 catenelle che avevamo, entro in centro, prendo il filo e lo porto all'interno in modo tale che lei si chiuda, perché io lo voglio fare in questo modo. Se non vi piace chiuso così a goccia, come invece io volevo appunto fare, che rimanga in questo modo, potete lasciarla senza fare questo tipo di chiusura, ok? A questo punto dobbiamo fare delle catenelle che distanzi la punta della mia bordura con il lavoro stesso, e io qui ho deciso con la maglia bianca di fare 10, quindi 10 catenelle, 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Se voi la volete più lunga o più corta, semplicemente fate più o meno catenelle, ok? Quindi la nappina decidete voi come farla. Io vi spiego come ho fatto l'altra. Ovviamente, essendo questo un filato più spesso, avrò una nappina più lunga. Poi cosa faccio? Innanzitutto devo tenere la mia catenella in modo dritto. Appoggio la catenella su per vedere a che distanza devo montare la mia prima maglia alta, oppure posso contare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, e nella decima prendo il filo, entro e faccio la mia maglia alta. Allora vi dico questo, è più l'impostazione del lavoro che può sembrarvi arzigigolato, ok? È più l'impostazione del lavoro, ma quando il lavoro è impostato andrete ad occhi chiusi, quindi fidatevi di me, ok? Allora, fatto questo, andiamo a fare 9 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi questa è la seconda, la terza, la quarta, cinque, sei, sette, 8 e 9. Così.
Dopo aver fatto le nostre 9 maglie alte, andiamo a fare 2 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza entriamo e andiamo a fare un ventaglio di 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Fai adesso 2 catenelle, salta 2 catenelle di base e nella terza rientra e mi fai 9 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso 2 catenelle, salta 2 catenelle di base e nella terza entri e mi fai un ventaglio da 5 maglie alte. Una l'abbiamo fatta, questa è la seconda, questa doveva essere la terza, terza, quarta e quinta. 2 catenelle, salta 2 catenelle di base e nella terza entri e mi fai le 9 maglie alte, una in ogni maglia catenella, una in ogni catenella, e prosegui così come vi ho mostrato per tutta la linea di catenelle che voi avete fino ad arrivare alla fine delle catenelle che voi avete e fermandovi dove ci sono le 9 maglie alte. Dovete fermarvi dove ci sono le 9 maglie alte, tutto il resto lo disferemo, ok? Il resto della catenella che avanza lo disferemo. Ok, supponiamo che io abbia tutta la lunghezza, no? Quindi ho lavorato tutte le maglie, quindi vedete poche, ma ovviamente ci saranno varie sequenze. Io ho avanzato, mi sono fermata come voi dovete fermarvi dove ci sono le maglie alte, questa parte la devo disfare, quindi prendo un ago e disfo le mie catenelle. Quelle in più, ovviamente, no? Quindi cerco di entrare con l'ago, allargo un pochino, poi prendo questa parte qua e la disfo. Quando arrivate a questo punto, vedi che siete proprio vicine, lo bloccate in questo modo. Ok, così abbiamo evitato di fare tutti i tipi di conteggi. Ok? Spero che ne siete felici di questo. E adesso possiamo riprendere a fare il secondo giro. Per il secondo giro semplicemente tiro su 3 catenelle, giro il mio lavoro e vado, questa è già la prima delle 9 maglie alte, e vado a seguire il disegno che ho sotto, quindi vado a fare in totale 9 maglie alte.
Fatte le mie 9 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nella terza maglia alta, 1, 2 e 3. Nella terza entro e faccio un ventaglio da 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione e adesso andiamo sulla prima maglia alta e facciamo una maglia alta su ogni maglia alta, quindi in totale saranno sempre 9. Fatto anche le nostre 9 maglie alte, ripetiamo le 2 catenelle e andiamo sulla terza maglia alta del ventaglietto e facciamo 5 maglie alte, tutte nello stesso spazio. Due catenelle, andiamo sulla prima delle maglie alte e andiamo a fare le nostre 9 maglie alte. Ok, quando avete finito il vostro lavoro e siete a questo punto per fare la nappina, se avete deciso di farla, mi seguite. Se non la state facendo, semplicemente tirate su 3 catenelle, girate il lavoro e mi seguite, ok? Io invece so che da questo punto voglio fare la mia nappina, io le amo così tanto, e quindi vado a fare 10 catenelle. 1, perché ho scelto qui di farne 10, se ne hai fatte meno farai le catenelle che hai scelto di fare, o se ne hai fatte di più idem. Quindi io invece seguo me, che ne ho fatte 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dalla 10ª catenella andiamo a fare 3 altre catenelle. Vado nella 10ª, che quindi sarebbe la quarta, 1, 2, 3 e 4, e entro all'interno. Qui dovete fare tante maglie quante avete scelto per la prima nocciolina, ok? Chiamiamola così. Io ne ho fatte in totale 6, compreso questa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, scorre malissimo con sto caldo, e 6. La 7ª ho fatto una mezza maglia alta, quindi entro, ho 3 asoline e le chiudo tutte quante insieme. Poi vado nella prima catenella, questa delle 10 catenelle che avevamo, nella prima, e faccio una maglia bassissima. Voglio chiudere la mia nocciolina, quindi nelle 3 catenelle vado più o meno in centro, qui, prendo il filo e lo porto all'interno e così lei si chiude leggermente. Torno a fare le mie 10 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, mi si è bloccato, ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Metto bene il mio lavoro e vado a fissare la mia nappina al lavoro, quindi con una maglia alta, in questo modo qui.
Ok, in questo modo qui. E mi piace il gioco che hanno queste nappine, mi piace tantissimo. Ora semplicemente devi seguire il lavoro che hai sotto, quindi quando vedi le 9 maglie alte fai le 9 maglie alte, quindi una maglia alta su ogni maglia alta, così. Ok, fatto questo, rifai 2 catenelle, vai sul centro di questo ventaglietto, quindi nella terza, e vai a fare 5 maglie alte nello stesso spazio, mi raccomando. 4 e 5. 2 catenelle di separazione, vai sulle maglie alte e ne fai 9. E quindi in questo caso devi semplicemente seguire il disegno che stai facendo. Continua a fare questo disegno, quando arrivi da questa parte lo riprenderemo insieme, quindi tu prosegui il disegno facendo le 9 maglie alte e poi quando arrivi a questo punto 2 catenelle, 5 maglie alte al centro di questo ventaglietto, qui, 2 catenelle di separazione e torni a fare le 9 maglie alte e così via per tutta la sequenza del terzo giro. Quindi sono sempre gli stessi disegni, ok? Andiamo avanti così per tutto il giro e ci ritroviamo qui. Finito il nostro terzo giro, vi faccio vedere come rifare il quarto giro. Quindi prendiamo il filo, facciamo le 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, vado nella seconda perché questa fa parte della prima e vado a fare le mie maglie alte. In totale sono sempre 9, quindi mi raccomando, ogni tanto vi mando in barca. Beh, non sarebbe male, sempre 9, devono essere le maglie alte. Ok, quando arriviamo alla fine delle 9 maglie alte, ti ricordo solo 2 catenelle, vai sul ventaglietto nella terza e vai a fare 5 maglie alte. Il lavoro è sempre lo stesso. Ora mi fai le 2 catenelle e vai a fare le 9 maglie alte. Procedi in questo modo fino ad arrivare al punto delle nappine, dove le rifaremo ancora una volta insieme. Quando siamo arrivati nel punto in cui dobbiamo fare la nappina, ve lo faccio vedere ancora una volta, andiamo a fare, per quanto mi riguarda, 10 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tengo ferma la 10ª catenella e ne faccio altre 3. Filo sull'uncinetto, entro nella 4ª dall'uncinetto o la 10ª dall'inizio lavoro e faccio altre maglie alte. In totale devono essere 6, compresa le 3 catenelle che valgono una maglia, quindi qui siamo a 3. Rientro nello stesso punto e faccio la 4ª, rientro nello stesso punto la 5ª, rientro nello stesso punto, faccio la 6ª e la 7ª la faccio così: entro, prendo il filo, ma non chiudo 2 a 2, le chiudo tutte e 3 insieme. Ok, vado nella prima catenella disponibile dell'attacco, questa la prima che trovate, ok, e faccio una maglia bassissima. Vado a prendere a metà della prima catenella che abbiamo fatto, circa, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lo porto all'interno, quindi maglia bassissima. Ritorno a lavorare facendo però 10 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10 catenelle. Punto sulla prima maglia alta e faccio la prima delle mie 9 maglie alte. Ok, proseguo la lavorazione in questo modo, quindi in giri di andata e ritorno. Per quanti centimetri dipende da voi, da come piace a voi. Ora vi faccio vedere l'originale e poi vi faccio vedere come si cambia il disegno. Allora, mi metto in posizione, queste sono le nappine che ho fatto, quindi è la parte sotto, questa è la parte che stiamo lavorando in giri di andata e ritorno. Con questo filato io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 giri identici. Questi 24 giri, se volete anche le misurine, questi 24 giri mi danno, allora mi danno, questa è la chiusura, 20, dov'è? Qui, 22 centimetri, 22 centimetri, ok? Quindi sono un po' meno della metà della mia maglia, della mia blusa, ok? Quindi 22 centimetri li ho fatti tutti uguali. Voi più o meno vedete, io l'ho fatto meno che non sia centrale, ecco, non volevo che fosse questa parte uguale centrale e leggermente più sfasata, ok? Poi cosa ho fatto? Ho deciso di cambiare il disegno, quindi ho fatto una parte sfalsata che adesso vi mostrerò come fare. Aspettate che vi dico quanti centimetri ho fatto. Dunque, questo è la bordura, quindi io devo partire da qui circa il cambio, ok. Qui ho fatto 24 centimetri, ok, 22 tutti uguali, 24 cambiati, ok? Quindi una volta in un modo, una volta nell'altro, una volta in un modo, una volta nell'altro. Quindi non sono al centro, leggermente meno del centro ho iniziato il lavoro. Quindi in base anche al vostro estro, cioè la vostra voglia di cambiare, potete giocare su questo, farlo magari qui un pochino meno e cambiare un po' più spesso dopo. Dipende da come più piace a voi. Io ho deciso di farla in questo modo. Per i cambi, adesso vediamo come farlo insieme, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri. Per i cambi ho fatto 7 giri, 7 giri, 7 giri, 7 giri. Ok? Quindi 4 volte ho cambiato, 1, 2, 3 e 4. 4 volte ho cambiato. Vi faccio vedere ora come cambiare il disegno. Allora, supponiamo che io ho fatto tutti i giri che mi servono, questa è la nostra spalla e questo è il nostro fianco, ripeto, questo è solo un campioncino. Supponiamo che abbiamo fatto tutti i giri che a noi servono. Arriviamo al punto di dover cambiare. Siamo da questa parte, cambiamo. Allora, io faccio 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro. Questa è la sostituta della prima maglia alta, vado a fare 2 catenelle. Allora, volendo, noi possiamo far qui una finta maglia alta, proprio perché qui ci saranno poi anche le catenelle, quindi potremo anche le catenelle di separazione, quindi potremo anche fare in questo modo: una catenella, giro il lavoro come partenza, per avere una partenza un po' più solida, rientro nella prima, faccio una maglia bassa, ora vado su questo lato della mia maglia bassa, vedi, questa è la maglia bassa, vado su questo lato,
entro, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Allora, facendo in questo modo abbiamo la stessa altezza della maglia bassa, ma è più sostanziosa. Ok, scusami, abbiamo la stessa altezza della maglia alta, ma non essendo tutta di catenelle è più sostanziosa, quindi quando poi dovrai fare il giro di rifinitura riesci a vederla meglio. Come vuoi, puoi iniziare con le 3 catenelle o in questo modo qua. A questo punto abbiamo la prima maglia alta, andiamo a fare le 2 catenelle di separazione. La prima maglia alta può essere fatta, ripeto, così o con le 3 catenelle. In ogni caso mi farai 3 catenelle supponendo più 2 di separazione, oppure una finta maglia alta come questa più 2 di separazione. In ogni caso vanno le 2 di separazione. Ora conta 1, 2, 3, nella quarta entri e mi vai a fare il ventaglietto da 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione, me ne salti 1, 2, 3 e nell'ultima ovviamente mi farai una maglia alta. Ed ecco che il disegno ritorna, quindi ne abbiamo saltate 1, 2, 3, nella quarta hai fatto il ventaglietto, poi ne salti 1, 2, 3, nella quarta mi fai la maglia alta. Vedi che qui rimane più sostanzioso in questo modo con la maglia falsa. Allora adesso però dobbiamo rifare le nostre 9 maglie alte. E quindi come facciamo? Andiamo nello spazio, questa la calcoliamo già 1, nello spazio andiamo a fare una maglia alta. Ok, ora andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta. Mannaggia al caldo, mannaggia, mannaggia. Mi devi perdonare, ma io e il caldo siamo nemici per la pelle. Purtroppo è così, nonostante io abbia il condizionatore, ho le mani caldissime. Non c'è niente da fare. Ed è tutto più complicato, anche ragionare è più complicato. Abbiamo fatto quindi 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte su ogni maglia alta, una la facciamo nelle catenelle di separazione e una la facciamo proprio qui. In totale adesso abbiamo 2, 4, 6, 7, 8 e 9 maglie alte. E come vedi abbiamo già cambiato il disegno, quindi dove c'erano le maglie alte ora abbiamo il ventaglietto, dove c'è il ventaglietto ora abbiamo le maglie alte. Quindi si rifà 2 catenelle di separazione, saltami 3 maglie alte, 1, 2, 3. Nel quarto spazio, quindi la quarta maglia alta, mi fai un ventaglio da 5. E 5. È un'idea che mi è venuta, ti dico la verità, man mano che stavo andando a lavorarla, questa blusa. E ho detto perché non cambiare totalmente il disegno e spostarlo, e difatti mi piace tantissimo come la diversità che ha, no? Poi l'effetto indossato è notevolmente bello, poi più il filato è sottile e più sembra un disegno bellissimo. Mi è piaciuto tanto, tanto tanto. Questa mi è piaciuta proprio tanto. Allora 2 catenelle di separazione dopo il ventaglietto, andiamo sulla prima maglia alta e ho voluto condividere con voi questa chicca. E come abbiamo già fatto, dove ci sono le catenelle andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta del ventaglio, una maglia alta nello spazio
e una maglia alta sulla maglia alta. In totale, ricorda, devi averne 9. Ok, vai avanti così con questo diverso motivo, cioè sfalsato in poche parole, e la nappina oramai la conosci. Ci ritroviamo magari a fare il giro di ritorno così da farti notare la differenza, ma penso che oramai hai già capito come fare. Ok, faccio qualche giro magari e ti faccio vedere. Per il secondo giro, quando hai fatto la nappina e devi tornare indietro, ovviamente mi è venuto in mente, ho detto ma facciamo vedere come si ricomincia, no, il secondo giro, perché non continuiamo con le maglie alte, bensì con una sola maglia alta, perché dobbiamo proseguire il disegno che abbiamo. Ok, quindi una sola maglia alta, 2 catenelle e poi andiamo 1 2 sulla terza del nostro ventaglietto a fare le nostre 5 maglie alte. Mi è venuto un dubbio, ho detto aspetta, va che rientro in registrazione. Quindi sono 3 4 e 5, poi 2 catenelle di separazione e adesso puoi tranquillamente continuare col tuo disegno. Era più che altro farti vedere come si ricomincia, no? Perché qui ripartivamo con le maglie alte, qui invece ripartiamo con il ventaglietto. Ovviamente quelle più esperte lo sanno già fare, però chi magari sta iniziando e vuole una dritta per ricominciare, ecco, magari. Ok, prosegui quindi così rispettando il disegno, quindi in questo caso avrai le 9 maglie alte, qui avrai le 2 catenelle da fare, le 5 maglie alte per creare il tuo ventaglietto, 2 catenelle, 9 maglie alte, 2 catenelle, ventaglietto, 2 catenelle fino alla fine del tuo giro. Ci ritroviamo ancora una volta qui. Quando arrivi a fine giro, fine riga, ok, facciamo le 2 catenelle, poi entriamo sopra il primo punto, questo è il punto falso, come lo chiamo io, il punto alto falso, entra proprio in cima e fai la tua maglia alta e così hai finito il giro. Per ricominciare ovviamente farai una catenella, giri il lavoro se vuoi fare di nuovo il punto alto falso, ok? Altrimenti fai 3 catenelle più 2 di separazione. Invece se vogliamo fare di nuovo il punto alto falso, che è questo, entro, ho fatto la catenella e ho girato, entro nella prima, faccio la maglia bassa, poi entro questa è la maglia bassa, entro in questa parte della maglia bassa, così, prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa, così avrò l'altezza della maglia alta e non quella delle 3 catenelle che è questa. Ok, quindi se ti piacciono di più le 3 catenelle, fai 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 catenelle di separazione. Io vi ho fatto vedere come fare la maglia alta falsa e 2 catenelle. Questo solo perché avremo più sostegno nella parte poi io poi su in cima ho fatto solo delle maglie basse, ma questo è la fine del tutorial. Allora, quindi andiamo a fare le 2 catenelle di separazione e poi entri nella maglia alta centrale e fai il ventaglietto e prosegui così per i giri che tu vuoi. E come vedi io di giri ne ho fatti 1 2 3 4 5 6 e 7 con questo filato. Quello lilla è più spesso, quindi ne farei magari anziché 1 2 3 4 5 6 7 ne faccio soltanto 6, ok? A seconda di come ti piace il disegno, se vuoi fare più un quadrato ne farai solo 5, dipende da te.
quando arrivi al punto di voler cambiare nuovamente il disegno, quindi vai avanti per i giri che a te servono, quando vuoi di nuovo cambiare il disegno, fai come detto la maglia alta falsa per ripartire, ok? O le 3 catenelle come più ti è comodo, ok? O così o con le 3 catenelle, e poi ritorniamo a fare dove ci sono gli archetti le maglie alte, quindi come abbiamo già fatto. Quindi qui nello spazio di 2 catenelle c'è solo una maglia alta, e in ogni, sono troppo vicina, e questo uncinetto, anche se alla fine mi è piaciuto così tanto che l'ho ricomprato, questo tipo di uncinetto, comunque sia è un po' più lungo del normale, e quindi vado a toccare con la telecamera. Vabbè, ma voi avete tanta pazienza con me, quindi come vedi comunque sto lavorando tutte le maglie alte, sto ripristinando le mie 9 maglie alte, quindi vado qui e faccio la mia maglia alta, qui vuol dire nello spazio di 2 catenelle, e poi entro nella maglia alta e faccio la maglia alta, e quindi in totale 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Ho di nuovo le 9. Poi qui avrò le 2 catenelle, io ne salterò 1, 2, 3, nella quarta vado a fare il mio ventaglio, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione, vado nell'ultima maglia alta e faccio una maglia alta, e poi qui di nuovo una maglia alta nello spazio, fai tutte le 5 maglie alte del ventaglio, una nello spazio, e ti agganci nella prima maglia alta, né più né meno che quello che abbiamo fatto nel primo cambio. E qui si cambia, vedi, come vedi, cambiamo nuovamente, farai i giri che ritieni giusto per la tua blusa chicca, e vai avanti fino a raggiungere il lato opposto del tuo corpo, perché la lunghezza la stiamo facendo, la lunghezza, questo è il sotto, questo sarà il sopra della nostra chicca, ovviamente in miniatura. Questa vai a fare tutta la larghezza che ti occorre, ok? Quindi questa, partiamo da questa parte, noi stiamo lavorando dalla parte sotto, per intenderci, alla nostra spalla, e lavoriamo tutta la larghezza che va da un fianco, da un lato diciamo del nostro corpo, al lato del nostro corpo opposto. Quindi stiamo lavorando da questa parte a questa parte, la direzione è questa, e devi farne 2 uguali. Quindi il primo è quello che è iniziato insieme a me, il secondo sarà identico a quello che è iniziato insieme a me, quindi rifanne 2, fai 2 pannelli uguali e ritorna qui in questo tutorial, perché adesso partiamo proprio con questa e ti faccio vedere come proseguire. Per la manica, se la vorrai, l'unione delle parti, perché come unione io ho deciso di fare questa volta, ho deciso di non chiuderla proprio con i punti, ma fare questo zig zag laterale e sulla spalla. Quindi ti riprendo e facciamo tutta la parte dell'unione e delle rifiniture anche della manica, come fare la manica, le rifiniture insieme.